Ciao per netbooknews.it, oggi vediamo la recensione all'Acer Iconia B1. È un tablet Android con schermo da 7 pollici e specifiche tecniche davvero basilari, venduto in Italia da pochissime ore per 119 euro. Il suo punto di forza è proprio il prezzo di listino. Usa un processore MediaTek Dual Core a 1.2 GHz, una scheda grafica PowerVR integrata, ha una porta micro USB sul fondo, un lettore di schede micro SD nascosto da questo sportellino, un jack per le cuffie e nient'altro all'interno del telaio. È un hardware veramente basilare, completato da 512 MB di memoria RAM, da una webcam da 0.3 megapixel qua in alto a destra che fa delle foto veramente scadenti ma basta per le videochiamate, e da un impianto audio mono con un unico altoparlante mono, quindi posizionato qua in basso. È abbastanza sottile e decisamente leggero perché pesa solo 317 grammi e credo che sia il 7 pollici più leggero dopo iPad mini, però la qualità costruttiva è davvero di basso profilo. Tutto il tablet è fabbricato in plastica ed è una plastica che si flette facilmente se premuta e che fa dei brutti rumori quando si fa una torsione di questo tipo. Anche lo schermo è in plastica, quindi niente vetro, o almeno se è un vetro veramente sottile, che se premuto con forza mostra degli artefatti sul retro, un po' l'effetto che si ha quando si preme una TV LCD con le dita. Il design però è riuscito perché il tablet è carino da vedere, con questa linea blu che contrasta con il nero lucido, con il loghettino Iconia qua in basso, con le linee che sul retro hanno questi rilievi che danno un po' di personalità al tutto, e da questo punto di vista non c'è molto altro da dire. Il suo vanto, e lo ripeto, è il prezzo di vendita, perché a 119 euro è il tablet di marca, quindi con un certo tipo di assistenza e un certo livello di qualità e di garanzia sugli aggiornamenti firmware, disponibile in Italia. Interrompo 5 secondi la recensione per consigliarvi di guardare anche il video del tablet Honda V812 di cui abbiamo parlato poche settimane fa, che è solitamente stato in vendita sul mercato cinese. Adesso si scopre che questo tablet verrà importato in Italia da Archos, quindi può essere proprio interessante affiancare e comparare questo modello Acer con quello Honda, che è più bello esteticamente, più pregiato, ma anche abbastanza più potente dal punto di vista tecnico. Per 119 euro questo piccolo tablet Acer permette di sfruttare in modo, direi, soddisfacente, o almeno io sono rimasto abbastanza contento, Android 4.1.2 Jelly Bean, quindi abbiamo una release molto recente. L'esperienza d'uso è buona perché la gestione dell'interfaccia grafica è veloce, il sistema è reattivo, è pronto, è scattante anche in multitasking nonostante i soli 512 MB di RAM, e questo è un chiaro segno dell'ottimizzazione Acer fatta al sistema operativo. Tra l'altro questo Android è fornito in una versione molto basilare, molto simile a quella standard di Google, il che è un bene perché si può poi, volendo, personalizzare manualmente. Le prestazioni di questo processore MediaTek sono davvero una sorpresa, soprattutto quando si guarda la navigazione web, perché qua abbiamo un pixel zoom favoloso, un browser che ha pochissimi difetti di rendering e che è il più delle volte fluido su tutte le pagine web che vi possano capitare, e anche con il browser stock, quindi installando altri browser si hanno prestazioni ancora migliori. Il processore è molto usato, è stato usato abbastanza nel 2012 in tablet e smartphone anche del mercato cinese, e davvero non mi aspettavo che potesse offrire questo tipo di prestazioni su un dispositivo di questa fascia di prezzo. Ci sono dei limiti e riguardano soprattutto la riproduzione video, perché io con i 1080p ho avuto molti problemi di riproduzione, il più delle volte anzi non sono riuscito a riprodurli in modo fluido, però se si resta sotto questa soglia o se si usano formati con bitrate un po' basso, come ad esempio alcuni Move o semplicemente i filmati HD di YouTube, non si hanno problemi. Lo stesso vale per i giochi, anche se sono riuscito a giocare tranquillamente a Mad Fingers o a altri giochi come Shine Runner, che solitamente abbiamo visto girare su processori molto più potenti. Qua abbiamo la scheda grafica PowerVR che riesce in questo compito. Per il resto il tablet si comporta decisamente bene in tutti gli altri contesti casalinghi. Qua abbiamo un PDF di MediaWorld abbastanza pesante, quindi con molta grafica, che viene trattato benissimo. Lo stesso vale per gli ebook che si possono leggere con l'app Amazon e per tutte le altre applicazioni che non richiedono una grande potenza di calcolo, perché sono in realtà la maggior parte tra quelle disponibili nel Google Play Store.
Rispetto agli altri modelli di pari prezzo, e mi riferisco in particolar modo ai modelli cinesi o ai vari Mediacom che si possono acquistare nei centri commerciali, questo Acer ha in più il GPS e il Bluetooth, quindi abbiamo Wi-Fi, GPS e Bluetooth. Nel Wi-Fi e con il Bluetooth non ci sono affatto problemi, anzi la ricezione è buona perché abbiamo un telaio completamente in plastica, quindi nessun tipo di metallo a limitare il range. Con il GPS però è l'esatto opposto, nel senso che io ho riscontrato evidenti problemi di ricezione dei satelliti, di aggancio dei satelliti. Soltanto in ambienti aperti sono riuscito ad avere una buona ricezione, al chiuso come in questo caso, dove altri tablet riescono ad agganciare senza grandi problemi una decina di satelliti, qua sono fermo a zero come vedete, o al massimo arrivo a agganciarne una o due. Io a Roma sono riuscito ad utilizzarlo in modo accettabile con Copilot Live, ma non mi sento affatto di consigliarvi questo modello come navigatore d'auto, perché vi basta di fondo passare sotto un ponte o avere una zona un po' coperta per perdere il segnale, il che lo rende quasi del tutto inutile da questo punto di vista. L'autonomia invece è buona, la batteria è una 4200 e passa mAh, quindi ha buone prestazioni da questo punto di vista. Io in media sono riuscito ad ottenere massimo 6 ore e mezza circa di utilizzo con Wi-Fi e schermo quasi al massimo, ma in linea di massima una stima un pochetto più valida può essere quella che va dalle 4 ore e mezzo alle 6 ore di utilizzo, e non è affatto male considerando il prezzo anche del dispositivo. È ottima anche la gestione in stand-by, perché il tablet non è del tipo che si scarica anche da spento, ma io l'ho tenuto un intero weekend senza caricarlo, e quando l'ho riacceso poi la batteria era allo stesso livello a cui l'avevo lasciata. Tra l'altro è una batteria piccola, quindi si carica alla svelta sia attraverso il suo caricatore fornito nella confezione che con il cavo micro USB collegato semplicemente ad un PC. E a proposito vi segnalo che questo micro USB non è OTG, quindi non potete collegarci pennette esterne. Per chiudere, io credo che per 119 euro valga proprio la pena acquistare questo tablet Acer, perché il prezzo è veramente basso, avete 2 anni di garanzia, lo comprate semplicemente nel centro commerciale, quindi non ci sono spedizioni, dogane o altre cose tra voi e il dispositivo, e soprattutto avete il brand Acer che, per quanto il prodotto sia di bassa qualità, vi assicura una certa garanzia di aggiornamento software e di supporto in caso di problemi. Lo schermo è un multitouch 5 punti che si comporta decisamente bene nella reattività, però la qualità è bassa, quindi non aspettatevi grandi angoli di visuale, ecco, basta un po' inclinarlo per non vedere più niente, e il più delle volte bisogna utilizzarlo con luminosità al massimo per avere una visibilità davvero soddisfacente, però insomma per il prezzo di vendita, ripeto, ci può stare. Acquistatelo se avete bisogno di un tablet senza troppe pretese, se volete spendere poco perché magari non conoscete questo settore, o se volete un tablet secondario magari per i vostri figli, per la vostra fidanzata, da usare in determinati contesti, magari da abbinare ad uno smartphone più potente o ad uno stesso tablet 10 pollici magari più prestante sotto tutti i punti di vista. Se però vi sta bene spendere 100 euro in più, ecco, vale il consiglio di sempre: puntate su dispositivi migliori come il solito Nexus 7. Bene, per maggiori informazioni, come al solito, su Acer Iconia B1 visitate la recensione completa di cui vedete adesso il link qua sotto, perché contiene i benchmark, altre foto e tutta una serie di considerazioni che io per questione di tempo non ho potuto fare su questo tablet Acer. Vi consiglio anche di iscrivervi o comunque di guardare l'indice del nostro canale YouTube, perché contiene altri tablet che possono essere proprio dei rivali di questo Iconia B1.